Eccoci qua. Anno nuovo, stessa vita, stesso Milan, se vogliamo, stesso Allegri. Sentivo proprio adesso il telecronista dire il Milan no, vince contro questo Cagliari con enorme fatica. Io di fatica, francamente, io e poi sbaglierò, io di fatica non ne ho visto. Tra Verona e Cagliari praticamente zero occasioni, zero occasioni subite. È vero, si crea poco, ma guardiamo entrambe le facce della medaglia, entrambe, no? E rischierò davvero di annoiarvi perché sostanzialmente ogni volta che poi parliamo di Milan ci sarebbe da fare il solito copia e incolla, però qualcosina possiamo aggiungerla perché comunque il Milan sta ottenendo questi risultati anche con una rosa che per tanti è corta e ribadiamo, nonostante magari il fatto che è vero non giochi le coppe, quindi no, è che non è che deve disputare 60 partite stagionali, però allo stesso tempo è vero che stasera per esempio giocava con De Winter centrale, con Bartesaghi adattato dietro, per esempio lì davanti Loftus-Cheek insieme a Leao, che tra l'altro credo abbia dovuto anche un po' accelerare il suo rientro e nonostante ciò il Milan, lo ribadisco ancora una volta, subisce nada, subisce zero. No, questo lo voglio battere su questo, voglio sottolinearlo, voglio evidenziarlo, perché la grande differenza tra la passata annata e questa è quella di quest'anno, è questo aspetto, è questo aspetto. Il Milan l'anno scorso non c'era partita, anche la più bella, anche la più rosa, anche dove si vince, anche contro chi vi pare. Il Milan comunque la coperta era sempre un po' cortina e qualcosa dietro lasciava sempre ehm, qualche spazio lo concedeva, ecco. Il Milan visto nelle ultime due gare mi sembra un Milan che sa quello che vuole e se lo va a ottenere proprio per come l'ha programmato. Ne parliamo, signori miei, e come lo facciamo. Prima, come al solito, innanzitutto buon anno. Perdonatemi, ecco, tra queste sarà che io queste feste le sto passando in maniera devastante. Sto avendo un problema. Oggi forse leggermente meglio. Ho un problema con una cura canalare. Sto vedendo le stelle, signori miei. Forse oggi meglio. Quindi delle feste per me andate completamente in vacca. Ma va bene. E buon anno a voi, ecco, sperando che sia veramente tale. Vi invito ad iscrivervi al canale se volete seguire insieme a me la giornata di Serie A. Forse poi arriverà più in avanti anche qualche notizia di mercato. In realtà già ci sono tante notizie di mercato. Cancelo Inter, Raspadori Roma, che altro? La Fiorentina che ha preso Solomon e chi più ne ha più ne vedono più avanti. Poi quando magari si verranno ufficializzate tante situazioni magari ne parleremo, però voi din don attivate la campanella così siete sempre connessi. Vi ringrazio per il vostro supporto. Se volete spolliciate. Allora, sì, no, lo dicevamo l'altra volta e proprio da titolo avevo inserito massimizzare, maximizzare e il Milan lo fa di nuovo e lo fa paro paro, cioè per me non può essere casuale. Questa è un'ulteriore riprova. Sì, per carità, sicuramente poi Allegri nello spogliatoio un po' tocca le corde giuste, però non può essere che ogni volta, adesso davvero in maniera proprio in maniera continua, costante, ripetitiva, Milan dal primo tempo gioca così, passa così. Però attenzione, giocando così nel primo tempo, ribadisco, non subisce occasioni, che è questo quello che vuole Allegri, non ne subisce, lascia sfogare, lascia che la squadra avversaria, no, si sfuri in qualche modo e poi appena abbassano un po' l'attenzione, forse anche il conscio del fatto che il Cagliari stasera, ma il Verona l'altra volta, eh, quasi è come se vengono paralizzate dal fatto che si trovano poi in una squadra diversa.
E qualcuno diceva, ma se non l'avesse sbloccato il Verona nel primo, cioè il Milan contro il Verona, se non l'avesse sbloccato a calcio d'angolo, e succedeva quello che è successo oggi. Il Milan non la sblocca nel primo tempo, perché nel primo tempo non tira in porta, fino al gol contro il Verona non aveva tirato in porta, ma al primo tiro in porta fa gol. Ma soprattutto avete visto come ha switchato caratterialmente e come atteggiamento, la pressione molto più alta, molto verticale. Avete visto come è cambiato il Milan nel secondo tempo? È una mossa non solo, ribadisco, psicologica, ma anche tattica. Per me è per forza di cose una mossa tattica. Lo fa in maniera scientifica il Milan di Allegri. E i vantaggi li abbiamo appena elencati, quelli comunque nonostante avere anche una difesa, ribadisco, oggi senza Gabbia inizialmente, l'abbiamo detto prima, senza Pavlovic, già il Milan di suo dietro faceva perlomeno, possiamo aggiornare anche il verbo. Avete visto come cambiano, come adesso il Milan sia comunque più solido. È vero, palestra, inizio gara, cioè il mercato l'aveva anche approcciato bene, però alla fine della fiera, ribadisco ancora una volta, occasioni non ne riescono a creare. Questo è il punto di forza della squadra di Allegri, e qui, per quanto ribadiamo ancora una volta, non è mai piacevole, soprattutto per un tifoso esterno che guarda una partita, non trova tutto quello che vi pare, però ribadisco, il Milan, no? È concreto e subisce poco, quindi su questo aspetto c'è poco da dire ad Allegri, ma veramente poco da dire. Leao, che la prima palla butta dentro, ma io voglio sottolineare il gol del Milan, che comunque è un gol di qualità, e anche quello sta a significare che il Milan, se vuole giocare, sa giocare, perché con 2 passaggi arriva in porta, con 2 passaggi, verticale di Fofana per Rabiot, cutback di Rabiot per Leao, 2 passaggi in porta. Cioè, se non sai giocare, non lo fai un gol del genere. Invece il Milan ci riesce tranquillamente, quando, ribadisco, muta nell'aspetto tattico e nell'atteggiamento. E per concludere, 2 robe: l'esordio di Füllkrug, secondo me è un esordio positivo, perché al netto che magari non abbia inciso con gol o assist, abbia toccato poco palloni, quello che vi pare, ma quei pochi palloni che ha toccato sono state delle sponde. Un grande assist per Pulisic, che sfiora, ecco, l'altra occasione da gol che c'è stata, quella di Pulisic, e ha lavorato alcuni palloni. Come avevamo previsto, non è l'attaccante che ti deve attaccare la profondità, in quello farà sempre fatica, ma nel lavorare spalla alla porta, in quello può sicuramente aggiungere tanto. E poi vedevo sui social, in tanti parlavano di una parata di Ricci con la mano e invocavano il rigore. Io vi chiedo scusa o in un modo o nell'altro. In che senso in un modo o nell'altro? No, vi chiedo scusa perché non l'ho proprio vista. Non l'ho vista e non l'ho sentito. Cioè, non l'hanno analizzata. O me la sono perso completamente io. Vi chiedo scusa. Io poi ogni tanto vado sempre a vedere su X per vedere di che si parla, e parlavano in tanti di questa parata di Ricci. Io non l'ho vista, quindi non vi so dire se è perché era ravvicinata, se è perché era veramente largo il braccio. Ho visto solo il fermo immagine, ma il fermo immagine sapete benissimo che non si parla con i fermi immagini, non si parla, si deve riguardare l'azione. Quindi vi chiedo scusa, in questo momento sono sprovvisto. Magari se è un episodio davvero importante ne parleremo magari nel video domani, non lo so, ma in questo momento posso parlare solo della prestazione. Signori miei, anzi, fatemi sapere voi sotto che è successo, se l'avete visto, e ditemi la vostra. Va bene, signori, un grande vi abbraccio e vi auguro di nuovo buon anno, e ci aggiorniamo domani. Quindi se non l'avete fatto, iscrivetevi. Un grande abbraccio.